Nell'Africa sud-orientale, in una regione di quella che un tempo gli europei chiamavano Rhodesia e che oggi fa parte dello stato dello Zimbabwe, vive la tribù dei Wahangwe Makoni. Tra le leggende che questo popolo si tramanda da innumerevoli generazioni, ve n'è una particolarmente interessante. Si tratta di un mito sulla creazione, come quelli della Genesi biblica per intenderci. Una storia che ripercorre come a partire dal vuoto primordiale si sia giunti al mondo che ci circonda, ricco di una così colorita moltitudine di forme. Si tratta di una leggenda che, certo, non ci illuminerà molto su come abbia veramente avuto origine l'universo e la vita sulla Terra. Eppure, questa millenaria tradizione orale di una sconosciuta tribù africana, se spogliata dalle sue velletarie ambizioni eziologiche, può fornirci un magnifico affresco delle tappe dello sviluppo della psiche umana. I simboli di questa storia non parlano infatti del macrocosmo, ma di noi. E quindi ecco a voi il mito dei figli della luna. Il dio Mori plasmò il primo uomo e lo chiamò Muezzi. Muezzi che, in primo luogo, probabilmente non si pronuncia così. Gli zimbabwesi all'ascolto mi perdoneranno. In secondo luogo, Muezzi significa luna e quindi il nostro eroe. Dobbiamo immaginarcelo come l'incarnazione della luna stessa, pur con fattezze umane. Dopo averlo creato, il dio Mori lo pone sul fondale del lago Zivoa e gli consegna un corno ongona ripieno di olio ongona. Che sono questo corno e questo olio? Si tratta di oggetti fondamentali nella cultura Makoni. A livello pratico servivano da acciarino per accendere il fuoco, ma, data la loro importanza nella vita del villaggio, gli erano anche attribuiti dei poteri simbolici miracolosi, come rendere fertili e far rinascere i morti. Erano quindi insomma ritenuti capaci di accendere, oltre che la scintilla del fuoco, anche quella della vita. Ricordiamoci questo corno e questo olio in Gona perché saranno importanti tra poco. Torniamo però a Muezzi, che passa i suoi primi anni di vita nel lago Zivoa, un simulacro del ventre materno. Ma evidentemente un po' si annoia là dentro, e così a un certo punto Muezzi dice al dio Mori: «Voglio andare sulla terra». Ma Mori gli risponde: «Te ne pentirai». Muezzi è inamovibile nel suo proposito e insiste: «Non importa, voglio andare sulla terra». Allora Mori lo accontenta e Muezzi esce dallo Zivoa e va sulla terra. Notiamo come anche qui, come nella Genesi biblica, a cacciare nei pasticci il genere umano ci pensano gli esseri umani stessi, andando contro la volontà del divino e dicendo addio alla culla che era stata loro riservata. A quel tempo la terra era fredda e vuota, non c'era né erba, né arbusti, né alberi, non c'erano nemmeno animali, in sostanza non c'era nulla. Da che Muezzi, davanti a tale desolazione, si mette a piangere, evidentemente rimpiangendo il mondo dell'infanzia che aveva volontariamente abbandonato, e invoca Maori. «Come potrò vivere qui?» Maori gli risponde: «Io ti avevo avvertito, tu però hai voluto intraprendere il sentiero che ti condurrà alla morte. Ad ogni modo, voglio darti comunque una tua simile, che ti faccia compagnia». Maori dà così a Muezzi una fanciulla, di nome Massassi. Massassi che vuol dire stella del mattino, cioè si riferisce al pianeta Venere, che infatti è possibile osservare spesso nel cielo dell'alba e che altrettanto spesso in mitologia assume il significato di madre della vita. Prima però di lasciare la novella coppia da sola, Maori consegna un acciarino a Massassi e avverte Muezzi dicendogli: «Massassi sarà tua moglie soltanto per 2 anni». Quella stessa sera Muezzi entra nella caverna con Massassi e questa gli dice: «Aiutami, faremo il fuoco. Io raccoglierò dei rametti sottili per attizzare le fiamme e tu farai girare Rusica, la parte girevole dell'acciarino». E così fanno. Quando il fuoco viene acceso, Muezzi si adagia a terra accanto al fuoco da un lato, mentre Massassi si stende dal lato opposto, con il fuoco che arde nel mezzo. Intanto viene il crepuscolo e Muezzi, che a questo punto me lo immagino un po' come un ragazzino molto ingenuo e impacciato, si interroga tra sé: «Perché Maori mi ha dato questa fanciulla? Cosa dovrei farci?» Quando però viene la notte, Muezzi prende il suo corno ongona, intinge il suo dito indice con una goccia di olio ongona e poi dice una frase che nei riti dei villaggi Makoni viene spesso ripetuta con tono cerimoniale, melodrammatico, ovvero Indini Chambuka Mihiri ne Mihiri,
ancora una volta scusa agli amici zimbabwesi all'ascolto, ma il significato della frase è salterò sopra il fuoco. E Muezzi infatti salta al di là del fuoco, si avvicina a Massassi e tocca il corpo di Massassi con la punta del dito, intinto con l'unguento ngona. Poi Muezzi torna al suo giaciglio e si mette a dormire, magari aggiungo io fumandosi una sigaretta. Quando Muezzi si sveglia, all'alba del mattino dopo, guarda Massassi e vede che il suo corpo si è gonfiato. A questo punto credo sia chiaro il simbolismo dietro il corno e l'olio ngona. Con l'alba inizia per Massassi il travaglio e in poco tempo partorisce in ordine erbe, arbusti e alberi. Massassi non smette di partorire finché tutta la terra non è ricoperta di vegetazione. Gli alberi crescono e crescono finché le loro cime non raggiungono il cielo, e quando le cime degli alberi raggiungono il cielo comincia a piovere. Muezzi e Massassi vivono nell'abbondanza, hanno frutti e grano. Muezzi costruisce una casa, una capanna, poi fabbrica anche una vanga di ferro e una zappa con cui seminare il frumento. Massassi invece piazza trappole per i pesci e ne cattura in gran numero, raccoglie poi legna e acqua e poi si mette a cucinare. Così, in questo idillio bucolico, Muezzi e Massassi vivono per 2 anni. Dopo 2 anni però il dio Maori torna a farsi vivo e dice a Massassi: il tempo è giunto. Maori prende Massassi dalla terra e la riporta allo Zivoa, il lago dove anche Muezzi aveva passato i primi tempi in formaldeide. Muezzi è rimasto solo, piange e piange e al contempo si lamenta con Maori. Come farò senza Massassi? Chi raccoglierà la legna e l'acqua per me? Chi cucinerà per me? E le lamentazioni di Muezzi vanno avanti per 8 giorni. Dopo 8 giorni però, forse per pietà o forse giusto per trovare sollievo, Maori risponde: ti avevo avvertito che ti stavi avvicinando alla morte, ma ti darò comunque un'altra donna. Ti darò Morongo, la stella del crepuscolo. Morongo starà con te per 2 anni, poi me la riprenderò indietro. E così, come aveva detto Maori, Muezzi riceve una nuova compagna, Morongo appunto. Morongo entra nella capanna di Muezzi e giunta la sera Muezzi vuole stendersi da solo sul suo lato del fuoco, evidentemente ancora un po' impacciato in queste faccende fisiche. Morongo allora, che invece è un po' più spigliata, gli dice: non stenderti lì da solo, stenditi con me. Muezzi è ingenuo ma non se lo fa ripetere 2 volte e così si sdraia accanto a Morongo, prende il corno ngona e si unge il dito indice con l'olio. Ma Morongo, vedendolo, lo ferma. Non fare così, non sono come Massassi. Spalma sui tuoi fianchi l'olio ngona e ora spalma i miei fianchi con l'olio ngona. Muezzi, senza obiettare, fa come gli è stato detto e infine Morongo aggiunge: ora accoppiati con me. Muezzi allora si stende sul letto e si accoppia con Morongo. Lasciamo i 2 innamorati da soli e andiamo direttamente al mattino dopo, quando Muezzi si alza e come guarda verso Morongo vede che il suo corpo è gonfio. Si fa giorno e Morongo inizia a partorire. Il primo giorno Morongo dà alla luce galline, pecore e capre. La seconda notte Muezzi dorme con Morongo di nuovo e il mattino successivo lei partorisce elani e bestiame. Se vi steste chiedendo cosa sono gli elani o elan, si tratta di una specie di grossa antilope, detta anche antilope alcina, che è comune nell'Africa orientale e australe. La terza notte Muezzi dorme con Morongo, di nuovo, e il mattino dopo lei partorisce prima dei figli maschi e poi delle figlie femmine. I bambini, che sono nati al mattino, sul far della notte sono già cresciuti e diventati adulti. La quarta notte Muezzi, che ormai ci ha preso gusto, vuole dormire con Morongo ancora una volta, ma all'improvviso viene un temporale e allora Morongo gli dice: lascia stare, ti stai avvicinando velocemente alla morte. Di fronte a questo inaspettato memento mori e con i lampi e i tuoni del temporale a ricordargli della disapprovazione del dio Maori per il suo comportamento, Muezzi si spaventa terribilmente. Ma in poco tempo il temporale passa oltre e quando se n'è andato Morongo dice a Muezzi: costruisci una porta e usala per chiudere l'ingresso della capanna. Poi Maori non sarà più in grado di vedere che cosa facciamo.
allora potrai dormire con me. Muezzi costruisce la porta, la utilizza per chiudere l'ingresso della capanna e approfitta della ritrovata privacy per dormire con Morongo. Ma i figli di questa unione clandestina non potranno che serbare traccia del peccato del loro progenitore. Difatti, il mattino successivo Muezzi si sveglia e vede che il corpo di Morongo è gonfio. Come sorge il giorno, Morongo inizia a partorire, questa volta però dando alla luce leoni, leopardi, serpenti e scorpioni. Il dio Maori, vedendo ciò, dice a Muezzi: «Ti avevo avvertito». La quinta notte Muezzi vuole dormire ancora con Morongo, ma Morongo lo frena, comprensibilmente data la cucciolata che aveva partorito l'ultima notte, e gli dice: «Guarda le tue figlie, sono cresciute, accoppiati con le tue figlie». Muezzi, che evidentemente ormai si è disinibito in queste questioni, guarda le sue figlie, vede che sono ragazze belle e ormai non sono più bambine, e così passa la notte con loro. Esse partoriscono dei figli e i bambini che sono nati la mattina sono già completamente cresciuti prima ancora che faccia sera. In questo modo Muezzi moltiplica la sua discendenza e diviene il Mambo, cioè il re di un grande popolo. Un giorno però succede qualcosa. Morongo si corica con il serpente e da allora la donna non partorisce più, inizia a vivere stabilmente con il serpente. Un giorno Muezzi, forse preso dalla nostalgia, ritorna da Morongo e vuole dormire con lei. Morongo gli dice: «Lascia stare». Muezzi però insiste: «Ma io lo voglio». Così Morongo cede e i due giocano ancora una volta insieme. Sotto il letto di Morongo però sta il serpente, che ne approfitta per mordere il rivale. Dopo il morso del serpente, Muezzi si ammala di una malattia terribile. Il giorno successivo non piove, le piante appassiscono, i fiumi e i laghi seccano, gli animali muoiono, le persone, anche loro, iniziano a morire. Invero molte persone muoiono. Dinanzi a questa calamità, i figli di Muezzi si chiedono: cosa possiamo fare? Sempre i figli di Muezzi deliberano: consulteremo la Akata, dove la Akata è un dado sacro che fungeva da oracolo. I figli consultano la Akata e il suo responso è: Muezzi, il Mambo, è malato e soffre. Mandate Muezzi indietro allo Zivoa, il lago da cui proviene. Allora, per rimandare il loro re a casa, per così dire, i figli di Muezzi fanno la cosa più ovvia, ovvero strangolano Muezzi e lo seppelliscono. Seppelliscono anche Morongo assieme a Muezzi. Poi scelgono un altro uomo come Mambo, ovvero come loro re. Per chiudere il cerchio delle profezie del dio Maori, sappiate che questi fatti accaddero proprio quando Morongo aveva vissuto 2 anni nello Zimbabwe di Muezzi. Nel lago di Zivoa, Muezzi nacque dal dio Maori. Un uomo plasmato con un corno d'olio e un sogno da realizzare. Voleva la terra anche se non doveva andare. Oh Muezzi, sotto il cielo d'Africa hai cercato l'amore, una terra fertile, ma ogni passo, ogni scelta, una strada amara ti ha portato alla fine a una morte solitaria. La prima a donargli vita, con erbe, arbusti, alberi, la terra fiorita. Ma il tempo passò e lei dovette andare, lasciando Muezzi solo a disperare. Oh Muezzi, sotto il cielo d'Africa hai cercato l'amore,
ma ogni passo, ogni scelta, una strada amara che ha portato alla fine a una morte solitaria. Portò bestie e figli, ma nascose serpenti tra le sue ciglia. Nel buio la pioggia smise di cadere, Muezzi ferito, caduto il suo potere. I tuoi figli hanno visto il destino arrivare, nelle stelle nei segni la verità svelare. Strangolato e sepolto, ritornato al lago, con Morongo accanto, il cerchio chiuso nel fango. Oh Muezzi, sotto il cielo d'Africa hai cercato l'amore, una terra fertile, ma ogni passo, ogni scelta, una strada amara ti ha portato alla fine a una morte solitaria. Sotto il cielo d'Africa il mito risuona di un uomo che voleva una vita vera, nella terra che amava scelse la sua storia.